Arigash! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Nelle arti marziali tutti riconoscono la cintura nera come l'ultimo grado da raggiungere. Insomma, la cintura nera è la cintura che tutti vorrebbero conquistare. In realtà ci sono altre cinture, tipo questa. Avete mai visto questa cintura? Sicuramente vi state chiedendo, ma che cintura è? Di due colori? A cosa serve? Che cosa indica? E quando va usata? Oggi vi parlerò delle cinture che ci sono dopo la cintura nera. Sigla! Bentornati sul mio canale ragazzi, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, iscriviti al canale per supportare questo mio progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano. Attiva la campanellina per non perderti nessuno dei miei video, lascia like se il video ti piace, ma soprattutto lasciami un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Mi trovate anche sugli altri social, cercatemi, mi trovate su Instagram, su TikTok, ma andiamo con la curiosità, il video di oggi. Come ho detto, la cintura nera viene indicata, viene subito riconosciuta come la cintura nera suprema delle arti marziali e del karate, ma come ho detto esistono altre cinture da raggiungere che maestri di grado più avanzato possono indossare. Oggi parliamo di queste cinture e di questi gradi. Sappiamo che molti aspetti del karate sono storicamente legati al judo. Il judo è stato fondato nel 1882 dal maestro Jigoro Kano. Jigoro Kano ha chiamato la sua scuola di arti marziali Kodokan, che tradotto vuol dire il luogo dove insegnare la via. Il judo di Jigoro Kano attingeva a piene mani dal ben più classico Jujutsu. La nuova arte di Jigoro Kano però si differenziava per un elemento importante, ovvero il maestro Jigoro tolse tutti i colpi di attacco e preferì mantenere tutte le tecniche di prese, proiezioni e prese ravvicinate. Il cuore di questo sistema da lui ideato era il dover usare efficientemente la propria energia. Questa è una filosofia non solo al centro di molte arti marziali, ma è un principio utile in molti aspetti della vita. Quello che Jigoro Kano aveva creato includeva la semplice tecnica per sviluppare principi per migliorare se stessi. Egli pensava infatti che non ci fosse bisogno di colpire o percuotere l'avversario. Per scandire bene il programma delle persone che studiavano judo, Jigoro Kano introdusse alcuni gradi colorati da assegnare a seconda dell'esperienza. E sì, sono le cinture colorate che conosciamo tutti oggi. All'inizio del 1900 ci fu l'introduzione del karate in Giappone che veniva da Okinawa. Quando registrarono la nuova arte di karate presso il governo giapponese, i primi maestri di karate si allinearono ad alcuni aspetti che erano già ormai rodati del judo. Aspetti che oramai erano già conosciuti da tutti i praticanti e quindi anche il karate scelse per esempio l'introduzione delle cinture per aiutare i praticanti ad avere un riconoscimento ufficiale. Inoltre anche l'uso delle divise da allenamento ufficiali, il gi, diventò una cosa simile al judo. Ad Okinawa infatti il karate si praticava con i vestiti di tutti i giorni e a causa del gran caldo a volte si praticava praticamente in mutande. Intorno al 1930 il Kodokan creò una nuova cintura, obi. L'obi è la cintura, per riconoscere i risultati speciali delle cinture nere di alto rango, cioè per le cinture nere più esperte, più anziane, venne creata una cintura apposta. Jigoro Kano infatti pensò di premiare le cinture nere di sesto, settimo e ottavo dan con una speciale obi rossa e bianca alternati, che è questa qua, la Kuaku Obi, che tradotto letteralmente vuol dire proprio cintura rossa e bianca. Il colore bianco è stato scelto per la purezza e il rosso rappresentava l'intensa voglia di allenarsi e i sacrifici fatti. Nel 1943 il Kodokan creò anche la cintura facoltativa tutta rossa per riconoscere lo Yudansha, cioè il nono e decimo dan. Ed ecco com'è nata questa cintura, questa strana cintura qua. Tutto qui? Non proprio. La scelta delle cinture colorate rosse e bianche per distinguere i ranghi più alti non è casuale.
ma si basa anche su una semplice preferenza culturale. I giapponesi infatti molte volte sono abituati a indicare le cose come rosso o bianco e dividono per esempio i gruppi in rosso o bianco. Per esempio noi occidentali invece facciamo spesso la divisione destra e sinistra per indicare due gruppi. I giapponesi invece usano questo metodo diverso, rosso e bianco. Questo perché sono influenzati nella loro cultura da un evento storico che è stato fondamentale. Parliamo della guerra di Genpei, una disputa tra due clan rivali, i Genji e gli Eike. I Genji usavano bandiere bianche per identificare le loro truppe sul campo di battaglia, mentre gli Eike usavano bandiere rosse. Questo è un fatto talmente importante per la storia dei giapponesi che da quel momento in poi per molte cose in Giappone si sceglie di indicare due cose e due gruppi come rosso e bianco. Quindi l'Obi Kohaku nasce nel judo e nel karate. L'Obi Kohaku è presente anche nel karate, è spesso indossata però per occasioni speciali. Sebbene non sia proprio comune nel karate, il Kohaku Obi è accettata come alternativa alla cintura nera per tutti i gradi più alti. C'è chiaramente qualche variazione a seconda della scuola e su quando viene indossata o quando viene assegnata. Come ho detto, per esempio, la semplice cintura rossa indicava i gradi nono e decimo dan, ma nel karate spesso usata anche per gradi più bassi. La decisione se indossare o no queste particolari cinture è riservata ai maestri e varia a seconda dello stile e della propria scuola di karate. Il Kohaku o la semplice cintura rossa però non sono le uniche cinture insolite disponibili nelle arti marziali. Per esempio i maestri di Jujutsu di alto livello indossano una cintura blu scuro. Adesso vado un po' fuori tema perché c'è anche una vasta gamma di cinture, chiamiamole fantasiosi, disponibili principalmente negli Stati Uniti, che sono spesso utilizzate in queste nuove arti marziali e queste sono cinture che molto probabilmente vorreste indossare a carnevale, ma lasciamo perdere. Comunque ve ne mostro qualcuna. Gli americani. Ma torniamo alla nostra cintura. Come stavo dicendo, oltre ad essere una cintura di karate rossa e bianca, il Kohaku, ovvero l'unione di questi due colori, il bianco e il rosso, si trovano in altre aree della cultura giapponese. Il Kohakumaku è la tipica tenda rossa e bianca del Giappone. È un tipo di pannello decorativo utilizzato in occasioni speciali in Giappone. Prende il nome dal disegno di strisce verticali rosse e bianche, appunto noto come Kohaku. I Kohakumaku sono appesi alle pareti per dare un aspetto festoso nelle occasioni formali, ma sono usati anche in occasioni meno formali per delimitare o decorare gli spazi. Anche gli amanti di pesci esotici hanno familiarità con il Kohaku Koi. Il Kohaku Koi è il tipico pesce giapponese che ha il corpo bianco con segni rossi su tutto il corpo. Il Kohaku Koi è una delle razze di pesci più popolari in Giappone. Ma non finisce qui, il colore bianco e rosso dovrebbe ricordarvi davvero qualcosa che appartiene al Giappone. Il bianco e il rosso infatti sono i due colori della bandiera giapponese. Bene ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere se questa piccola curiosità su questa cintura vi è piaciuta. Mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale, condividete i miei video, lasciate like, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!